Ragazzi, benvenuti a questo rapidissimo unboxing. Cosa c'è oggi sul tavolo? Scusate, ho dovuto un po' adattare la situazione a questa evenienza. Oggi c'è un monitor, il Dell P2423DE. Perché di questo monitor? Perché ha tutta una serie di connessioni tra le quali una porta USB-C powered, quindi direttamente dal monitor possiamo alimentare il computer e col computer USB-C mandare il segnale al monitor, quindi diciamo pulire un po' l'area di lavoro e tutto. Diciamo subito che un monitor comunque sia un po' importante da ufficio, sicuramente della linea professionale da ufficio, che costa sui 300 euro. Diciamo queste tipologie di monitor sono sempre un po' costose. Nella fattispecie questo è un 24 pollici in QHD, quindi comunque anche lì ho diciamo è stato scelto, non ce ne sono molti dei 24 pollici perché purtroppo non volevo avere, purtroppo non c'è tanto spazio, ce ne sono molti di più da 27 pollici come scelta, invece questo è un 24, era un po' più limitata la scelta, però diciamo è sempre la stessa linea della P, la stessa linea della Dell e solamente un po' più piccolo. Non ha tutti degli svantaggi, anzi ha molti vantaggi perché il 27, soprattutto per questioni di casa, perché questo comunque sia lo utilizzerò in casa, il 27 sarebbe stato un po' troppo grande. La cosa anche un po' più di vantaggio è che 27 e 24 QHD, 24 ovviamente una densità di pixel maggiore e anche da varie review online, YouTube eccetera eccetera, hanno visto che il 24 pollici è meglio calibrato, ha un angolo di visione migliore e anche il pannello è in generale migliore. Apriamolo subito. Nella fattispecie l'ho comprato da ePrice con spedizione dalla Germania. Ok, allora cosa abbiamo all'inizio, all'apertura? Abbiamo il famoso cavo USB-C USB normale, un cavo DVI, un cavo USB-C USB-C, l'alimentatore ovviamente, la base e basta, un manuale di istruzioni eccetera eccetera. Comunque a livello di cavi direi che siamo abbastanza abbastanza equipaggiati, quindi abbiamo tre cavi DVI, USB-C, HD, USB-A e USB-C più USB-C. Allora tiriamo fuori tutto, tiriamo fuori tutto, tiriamo fuori tutto, apriamo ed eccolo qua. Ah, cos'è che c'è qua? Ah, ovviamente qua c'è il supporto. Altra cosa importante, questo monitor ha tutte le regolazioni possibili e immaginabili, dall'altezza, sia di altezza, sia può ruotare di 90 gradi, sia di orientamento, ha veramente praticamente tutto, non gli manca niente. Anche un'ultima cosa, questa è la versione E, P2423E, con addirittura la scheda di rete. Quindi io potrei arrivare direttamente anche in ufficio, potrebbe essere utilizzato tranquillamente come hub e poi uscire solo con l'USB-C per arrivare al computer. Quindi diciamo è sicuramente super equipaggiato e super comodo perché comunque appunto fa praticamente da hub di connessione. Eccolo qua, adesso andiamo un po' a montarlo. Allora, lo faccio vedere un attimino velocemente. Questi sono gli ingressi, non so se si vedono, comunque c'è alimentazione, HDMI e DVI, c'è DisplayPort, USB-C, due USB, rete e altre due USB, quindi comunque sì, ci sono 4 USB col quale praticamente posso anche collegare webcam e tutto il resto. Faccio uscire tutto da lì e non mi serve più adattatore, cioè non mi servono più adattatori, cose così, cose per esempio che magari con i Mac, come per me che io uso il Mac, sapete che sono un po' a corto di connessioni e quindi serve sempre utilizzare un hub esterno.
Allora, andiamo a montarlo velocemente, vediamo come si monta, facciamo così, è già montato, perfetto. La base si fa così, con la sua vite. Ok, direi che ci siamo. Ok, adesso possiamo prenderlo, in sicurezza sì. Adesso lo spostiamo. Eccolo qua. Allora, questo dovrebbe muoverci sia su che in giù. Oh, bellissimo. Si muove ovviamente come orientamento, praticamente ha un bel orientamento, e quando è su dovrebbe esserci la possibilità di girarlo 90 gradi. Eccolo qua. Tac. Cosa che comunque sia non lo farò mai, quindi comunque siamo già. Ok, vediamo se c'è qualche difetto a livello estetico, non mi sembra di no. Adesso proveremo ad accenderlo e vediamo un po'. Andiamo. Poi diamo di corrente, vediamo di fargli fare una prima accensione. Ok, metto la corrente di qua. Ok, vediamo se si accende. Non penso, magari gli serve un segnale d'ingresso, Vediamo subito, nel caso ho qua il mio computer e risolviamo in 2 secondi. E questo qua. Sbagliavo forse anche a schiacciare, perfetto. Stavo schiacciando il joystick perché ha il joystick, lo fa già vedere. C'è il joystick e c'è per l'OSD, per le impostazioni. Non c'è l'italiano, non vedo l'italiano, siamo sempre discriminati. Se yes to no, always on USB charging, yes, va bene, io voglio sempre USB-C. Perfetto. Scanning for signal, non ne trova, glielo diamo subito. Vediamo il nostro USB-C qui. Powered. Ci va bene. Vediamo un po'. Tac. Collegato. Tac, già fatto. E mi sta alimentando il Mac. Preciso. Basta, abbiamo già finito. Adesso guarderò se ci sono difetti di pixel, ma così già a vista non ne vedo. Direi che siamo a posto, abbiamo praticamente la nostra postazione nuova, più pulita, perché prima con l'altro monitor avevo una base di appoggio per alzare, eccetera, eccetera. Questa, diciamo, è tutta già fatta, è già tutta all in one, quindi non mi servono altri cavi, altri niente. Mi sembra decisamente carino e diciamo che è fatto. Potrei anche abbassarlo un po', ma diciamo direi ottimo acquisto. Vista così, forse il 27 non sarebbe stato male. Non pensavo di esagerare col 27, anche perché lo uso in ufficio, è veramente grande, cioè a distanze ravvicinate comunque il 27 pollici è grande, cioè devi proprio muoverti con gli occhi e non è agevole. Pensavo che comunque già il 24 rimanesse un po' più grande sulla scrivania, invece devo dire che è equilibrato, un bel monitor, pulito, dalle linee belle. Adesso sistemerò un attimino il cavo, sistemerò la scrivania, ma diciamo che l'abbiamo pulita di un bel po'. Farvi vedere cos'era prima è sicuramente un bel passo avanti. È più ordinata, più pulita, è sicuramente più vivibile. Ok, niente, grazie ancora, grazie alla prossima, ci vediamo per il prossimo unboxing, chissà cosa potrebbero essere, forse delle cuffie noise cancelling, ma non lo so, dipende da che attacco di gas, di acquisto compulsivo potrei avere, non lo so. Grazie, alla prossima, ciao!